totale nel bunker. Quello che ci interessava è che il visitatore potesse avere un'esperienza immersiva ma anche in qualche modo toccante di quella che è la condizione umana di stare dentro un rifugio antiaereo, che poi è un tema così sentito anche in questo momento, in questa tragica realtà che stiamo vivendo. È un percorso esperienziale e abbiamo utilizzato chiaramente sia materiale documentario, sia materiale video dell'Istituto Luce, sia fotografie degli archivi della sovrintendenza. Il percorso parte da un materiale documentario relativo alla vita di Mussolini dentro la villa, perché la famiglia Mussolini fu a Villa Torlonia a partire dal 1929. E ci stanno per cui immagini di quella che era la vita quotidiana, dal matrimonio di Edda con Galeazzo Ciano, ma anche alle attività, diciamo, diplomatiche di Mussolini, fino a quello che erano, come dire, la vita quotidiana vera e propria, per cui lui a cavallo o che gioca a tennis o che fa la scherma, ma anche per esempio, e lì già il tema storico diventa molto importante, gli orti di guerra di Donna Rachele, che erano in qualche modo l'interpretazione dell'autarchia. E poi il percorso però si sviluppa diversamente, cioè ci si allontana da quello che era questa vita, se vogliamo, estremamente piacevole, per essere immersi in quella che è una realtà di guerra. A partire dagli anni 40 la difesa personale del duce divenne una priorità, per cui dentro Villa Torlonia furono fatti diversi rifugi antiaerei. Il primo era a 150 metri dal Casino Nobile dove adesso stiamo, che era la sua abitazione, ed era uno sfruttamento di una cantina che già c'era, con però delle porte blindate, antigas e quant'altro, ma capirono presto che questo non era funzionale perché c'era, come dire, da fare un percorso dall'abitazione al rifugio di 150 metri. Per cui già nella fine del 41 si utilizzarono i sotterranei del Casino Nobile e si attrezzarono con cemento armato per trasformarli in vero e proprio rifugio. Ma la cosa abbastanza straordinaria è il rifugio che poi venne fatto nel 1942, che è un vero e proprio bunker, un'architettura assolutamente avveniristica anche per l'epoca. Considerate che è una sorta di cilindro di 15 metri, interrato per 6 metri e coperto di 4 metri di cemento armato. Il percorso, diciamo, esperienziale, come ho detto, del visitatore è però molto coinvolgente perché le pareti stesse di questo bunker, no del bunker, proprio dei sotterranei, diventano le protagoniste. Sulle pareti sembrano quasi uscire fuori, emergere dal passato le figure dell'epoca, non solo le figure della famiglia Mussolini, ma proprio gli abitanti della città, le immagini della città. Ci sono poi 3 sale che sono coordinate tra loro, dove queste figure hanno la stessa dimensione nostra, cioè sono proporzionate a noi, ci possiamo rispecchiare e raccontano la vita nel bunker. E sono coordinate sia a livello visivo che a livello, diciamo così, sonoro, queste 3 sale, e vediamo che la popolazione che si rifugiava in questi sotterranei in qualche modo preservava la loro umanità, vivevano questa situazione d'angoscia ma avevano anche gesti di grande solidarietà, cioè si preserva l'umano, e questo è anche il messaggio che si vuole raccontare attraverso questo percorso. Vi è poi una sala dove è più dedicata, diciamo così, ai bombardamenti su Roma, per cui stiamo parlando dell'estate del 43,
ma questi bombardamenti sono visti da due punti di vista: dal punto di vista dell'aereo, del pilota che sgancia la bomba e vede soltanto, come dire, la grande nuvola di fumo, ma non si accorge realmente di quello che succede, e immagini invece che scorrono sulle pareti degli abitanti che guardano attoniti le case sbriciolarsi. Il bunker vero e proprio non ha proiezioni né oggetti, ma è è la struttura stessa, che è una sorta di sommergibile metafisico che esce fuori, dove però il visitatore sente i rumori del bombardamento e ha anche un effetto di surround, diciamo così, del pavimento che si muove. È stato un lavoro, devo dire, corale, della sovrintendenza, di diversi architetti, di Zetema Progetto Cultura e degli ideatori di questo progetto, che sono Luca Scarsella e Giovanni Carlucci. Mussolini aveva un presentimento, tra virgolette, no? Quando c'era la costruzione di questo bunker, cioè che non sarebbe mai stato usato. Infatti fu così, sono quei paradossi della storia. Il bunker, il 25 luglio, quando lui fu destituito ed arrestato, ancora non era finito, però questi rifugi servirono poi per le maestranze della villa e per gli abitanti del quartiere che lo utilizzarono.